Io ero curioso di chiedere a Tyler se oltre a farli i fumetti gli piace anche leggerli e in particolare quali fumetti legge. Yeah, I absolutely love comics. I don't just like to draw them. I've always collected. I've been into comics since I was a child. I always wanted to be involved some way or another. And I read an assortment of books, actually. Stuff from, DC, the Justice League, Batman, of course, the Green Lantern titles. And then I also read stuff like Aspen and Top Cow and some of the more independent books like that. So. Sì, certo, mi piacciono moltissimo i fumetti, non solo disegnarli. Sono sempre stato interessato al mondo dei fumetti, ci sono dentro da quando sono un bambino e li ho sempre letti, ho sempre voluto essere comunque coinvolto in questo mondo in un modo o nell'altro. Chiaramente leggo molte serie DC, la Justice League, Batman, Green Lantern, eccetera, ma leggo anche serie più indipendenti come quelle della Top Cow, per esempio. Si vocifera che le case editrici statunitensi diano una sorta di super lavoro ai propri disegnatori, sceneggiatori e sempre si vocifera che questo può andare a scapito della qualità stessa del prodotto. Sei d'accordo con questa affermazione o no? Well, going into working at one of the bigger publishers, DC or Marvel, you know that you have to do monthly work. That's what they do. They publish comic books monthly, and yes, it's not always the funnest to have to work, on a monthly schedule like that. You always want to be able to take more time. Yeah, you always think you could do something better if you had more time, and that's true. Normally, you could take 5 days on a page or something, and it's going to turn out way better than it would if you did it in 1 day. But that is comics, and comic shops like to know that they're going to get their books every month consistently. And with the new 52 at DC, that was something that they really stressed. Everyone knew going into that you were going to have to buckle down and really work hard and to meet those deadlines. But I don't think it's something that's like everyone thinks that I'm overworked. You know what I mean? I'm in a situation. I don't think you think you're in a situation that you're not happy with. And if you are, you can just say, I can't do this. Let me do. I can only draw something. A mini series every year or something, like 2, 3, 4, 5 issues a year rather than 10, 11, 12, so it's really, it just depends on what the artist thinks they can do. Yeah, I don't think it's something where... Sì, lavorando con i grandi editori americani, DC e Marvel, si sa che si va incontro a degli editori che lavorano con scadenze mensili e che quindi bisogna produrre un certo numero di tavole al mese. Sicuramente è una grossa mole di lavoro, sicuramente viene da pensare che si potrebbe fare di meglio se per una pagina ci fossero 5 giorni invece di averne uno per una tavola, però è anche vero che le fumetterie si aspettano delle uscite mensili regolari e quindi in particolare con la serie 52 la nuova serie della DC, in questo è stato appunto una delle cose su cui hanno insistito di più, il rispetto delle scadenze. È una grossa mole di lavoro sicuramente, però non credo che si lavori troppo, non credo che sia una situazione di sfruttamento. Chiaramente se uno non pensa di potercela fare può anche invece di fare 2-5, può fare anche 2-5 albi all'anno invece che farne 11-12, dipende molto da quello che l'artista sa di poter fare e quello che pensa di essere il suo volume di produzione. Quali fra i personaggi Marvel piuttosto che DC piacerebbe disegnare, fare? Anche una serie. I've always wanted to, it doesn't Marvel or DC, right? I've actually always wanted to draw the Hulk. I've always wanted to draw a Hulk series.
like I don't know, a few issues of the Hulk or something. That would be fun, or Superman actually. Something with Superman at DC would be a blast for me, because a few years ago I did a Superman crossover with Top Cow, the Superman The Darkness, which was just a 2-issue thing. But I had so much fun drawing Superman that I've actually, since then I've wanted to work on that character again. But I did an issue of Teen Titans recently where I got to draw Batman, and that was really fun for me as well. Drawing Batman was amazing. But yeah, I think Marvel probably Hulk and DC, something with Superman, like some sort of cosmic Superman story. It would be really fun, because doing the Green Lantern stuff, I had a lot of fun with the space stuff. So doing something with Superman in space would be really fun for me. Dunque, tra i personaggi della Marvel, Hulk ho sempre voluto, o Hulk insomma, ho sempre voluto disegnarlo, vorrei fare disegnare alcuni albi con lui. Invece in DC mi piacerebbe molto Superman, su cui ho lavorato per una storia crossover che ho fatto con la Top Cow, Superman The Darkness, però erano solo due volumi, quindi mi è piaciuto molto. È stato molto divertente anche quando ho lavorato su un episodio di Teen Titans e ho potuto illustrare Batman, e anche quello mi sono divertito molto. Però sì, ecco, dovendo scegliere uno dei personaggi della DC, Superman, specialmente se fosse una storia ambientata nello spazio, perché lavorando appunto su Green Lantern chiaramente mi sono sempre divertito molto a disegnare le scene nello spazio, e mi piacerebbe una storia in cui Superman ha a che fare appunto con lo spazio nel cosmo. Se nel frattempo possiamo ancora inquadrare il disegno, capiamo perché lui sta di là e noi stiamo di qua, in questo caso. Guardate che disegno. Lavorando nell'industria, no? Realizzando personaggi che non sono suoi, quanto si sente libero e come fa ogni volta nel trovare lo stimolo nel dire che questa cosa, cioè comunque lui ha dei parametri entro cui deve stare? There are, for example, working on Green Lantern or any, existing character, Superman, Batman, these characters that have been around for years. Yes, you're going to have some guidelines. You have to follow those, but you can also put your own spin on the characters. You need to make sure that you follow what's been established. But yeah, you can put your own style, put your own flair, and sometimes you get the opportunity to create new characters, new villains, just different stuff like that. For example, during my Green Lantern run, I got to create lots of new characters, but not that you're going to get to see them again, but because there's hundreds of Green Lanterns in the universe or whatever, but. So I got to create all sorts of different characters and a couple of different villains, and yeah, I mean you're definitely gonna have your own creative creative influence on whatever you work on, Sì, sicuramente quando si parla di personaggi come Green Lantern oppure Batman o Superman, che sono stati creati svariati anni fa, ci sono delle linee guida, ma c'è comunque lo spazio per personalizzarli in parte e comunque mostrare il proprio stile e lasciare la propria impronta sul personaggio. Per esempio, quando io ho lavorato su Green Lantern ho creato centinaia di personaggi diversi, perché ci sono chiaramente centinaia di lanterne verdi nell'universo, quindi ho creato moltissimi personaggi diversi, non che torneranno mai in un altro albo, però sicuramente mi danno la possibilità di lasciare appunto la mia impronta nel mondo di Lanterna Verde, e comunque di far trasparire il mio stile attraverso il franchise. In media quanto tempo ci mette per realizzare una tavola, e se ci sono delle inquadrature che trova particolarmente difficili, su cui ci perde molto tempo, che proprio magari non gli viene, e anche magari le inquadrature che poi gli piace invece fare. Well, I mean, I have to draw, if you're doing an ongoing series, a monthly book, you have to be able to draw
consistently, I would say 4 to 5 pages a week. Right. You know, consistently, because you typically have about 4 weeks, 4.5 weeks to do one issue. So, you know, I try to definitely get a page done every single day of the week, other than, you know, the weekend. And then as far as like stuff that's difficult, yeah, there's definitely those certain angles that I got to take a picture of myself or do, you know, look in the mirror. Like sometimes the straight down on someone is kind of hard to do. Or even the worm's eye where you're looking up at someone, you know, that's pretty difficult sometimes. But it's something that you can do. You just got to take, you know, you got to really think about it. I use like a little figurine to pose, and like I said, I use a mirror. You know, I look at. So. Sì, io se si lavora su una serie in corso, sicuramente bisogna produrre almeno 4-5 pagine a settimana, perché chiaramente è quello si hanno 4 settimane e mezzo circa per produrre un albo, quindi il ritmo di lavoro è quello, quindi vuol dire che praticamente lavoro una tavola al giorno, tutti i giorni tranne i weekend. Per quanto riguarda appunto le inquadrature più difficili, sì, mi capita a volte, per esempio con quelle a volo d'uccello proprio sopra la testa di un personaggio, oppure quelle dal basso, dal livello dei piedi verso l'alto, possono essere un po' più difficili, allora uso o uno specchio oppure un modellino per rendermi conto di come realizzarla. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io vorrei ringraziare a nome di Lucca Comics and Games Tyler per la sua collaborazione, la sua disponibilità, è stato simpaticissimo. Un grande applauso, signori.